Bentornati sul mio canale. Continua la saga degli amigurumi a tema Halloween. Questa volta ho fatto questi piccolissimi pipistrelli molto simpatici e molto dolci. Se siete interessati e volete sapere come si fanno, vi lascio al tutorial. Iniziamo questo tutorial facendo un anello magico e all'interno faremo 6 maglie basse. 1 2 3 4 5 e 6. Chiudiamo, tiriamo il nostro filo e inseriamo l'uncinetto nella prima maglia bassa di inizio giro. Chiudiamo con una maglia bassissima e facciamo una catenella. Adesso faremo tutto un giro di aumenti, quindi rientriamo nello stesso punto e andiamo a fare 2 maglie basse per ogni maglia di base, per un totale di 12 maglie basse. Finito il giro, chiudiamo sempre nella prima maglia di inizio giro con una maglia bassissima e poi facciamo una catenella. Adesso passiamo al terzo giro. Per quanto riguarda il terzo giro andremo a fare una maglia bassa nella maglia sottostante e un aumento in quella successiva. Quindi andremo a fare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, per un totale di 18 maglie basse. Fatto il giro di 18 maglie basse andremo a fare il quarto giro. Questa volta faremo una maglia bassa nella maglia sottostante, un'altra maglia bassa in quella successiva e un aumento in quella ancora dopo. Quindi faremo per tutto il giro 2 maglie basse e un aumento, per un totale di 24 maglie basse. Prossimo giro faremo 3 maglie basse nelle 3 maglie seguenti e un aumento. Quindi faremo 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro. Abbiamo terminato il nostro giro con 30 maglie basse. Adesso andiamo a fare un altro giro di aumenti, quindi andiamo a fare 4 maglie basse nelle 4 maglie successive e poi un aumento a quella subito dopo. Quindi faremo per tutto il giro 4 maglie basse e un aumento, per un totale di 36 maglie basse. Adesso andiamo a fare una serie di giri e lasceremo invariato il numero delle nostre maglie basse, quindi andremo a fare in totale 6 giri. Finito l'11° giro iniziamo il 12° giro e incominceremo a fare i giri di diminuzione, quindi andiamo a fare 4 maglie basse nelle 4 maglie successive e poi faremo la prima diminuzione prendendo metà di una, metà dell'altra e chiudendole insieme con una maglia bassa. Ripetiamo 4 maglie basse, 2 3 e 4 e una diminuzione che si fa prendendo mezza maglia della prima, mezza maglia della seconda e facendo in questa maniera una maglia bassa. Quindi proseguiamo così per tutto il giro. Abbiamo finito il giro con 30 maglie basse. Adesso andiamo a fare un ulteriore giro di diminuzioni. Questa volta andremo a fare 3 maglie basse nelle 3 maglie dopo e una diminuzione. 3 maglie basse e una diminuzione da ripetere per tutto il giro. Abbiamo concluso il giro con 24 maglie basse. Adesso andremo a fare 2 maglie basse e una diminuzione, 2 maglie basse e una diminuzione per un totale di 18 maglie basse. Arrivati a questo punto non facciamo altro che togliere il nostro uncinetto. Prima di imbottire la nostra pallina amigurumi andiamo a posizionare gli occhietti. Io ho questi
e saranno di 6 mm circa. Dove li vado a mettere? Allora, questa è la nostra parte finale, quindi conto il centro, diciamo così, e poi vado a contare 12 giri. 1 2 3 4 5 6. Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Fra 11 e 12 incomincio a contare 3 da questa parte, 1 2 e 3, quindi qui dopo la terza voglio mettere uno dei miei occhietti. Faccio uscire di dietro, ancora non lo fisso perché devo essere sicura della sua posizione. Conto 6 maglie da un occhietto all'altro, quindi 1 2 3 4 5 6. Qui sempre tra il 12° e l'11° giro andrò a mettere l'altro mio occhietto, così. Controllo, vedo se più o meno può andare bene. Se mettiamo prima la chiusura ai nostri occhietti, abbiamo imbottito. Adesso facciamo gli ultimi giri, quindi facciamo in questo giro una maglia bassa nella maglia sottostante, allora quindi una maglia bassa nella maglia sottostante e poi andremo a fare una diminuzione, così, una maglia bassa e una diminuzione che andremo a ripetere per tutto il giro, per un totale di 12 maglie basse. Una volta terminato il giro con 12 maglie basse, andiamo a tagliare un po' di filo e con l'aiuto di un ago andiamo prima di tutto a chiudere e poi andremo a prendere 2 maglie alla volta nella metà esterna, per 6 volte. Questa è la seconda, metà e metà, terza, quarta, quinta volta e lo facciamo per l'ultima volta, sesta volta. Prendiamo le due metà dei due punti successivi. Adesso andiamo a stringere e passiamo il filo nella lavorazione in maniera tale da poterlo poi bloccare. Una volta bloccato e nascosto il filo, questo è il nostro risultato. Adesso andremo a fare le orecchie e poi le ali. Siamo pronti per fare le nostre orecchie. Quindi facciamo un anello magico e all'interno facciamo 5 maglie basse. 1 2 3 4 e 5 maglie basse. Andiamo a chiudere il nostro cerchio magico, puntiamo l'uncinetto nella prima maglia di inizio giro, facciamo una maglia bassissima e una catenella. Adesso passiamo al secondo giro. Quindi, quanto riguarda il secondo giro, andiamo a fare nella maglia sottostante un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia. Nella successiva andremo a fare una maglia bassa,
nella successiva un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia, nella successiva una maglia bassa, nella successiva un aumento, per un totale di 8 maglie basse. Adesso passiamo al terzo giro. Il terzo giro faremo nella maglia di base una maglia bassa e poi faremo un aumento. Continuiamo così per tutto il giro, facendo una maglia bassa e un aumento per un totale di 12 maglie basse. Nel quarto giro andremo a fare una maglia bassa nella maglia di base, una maglia bassa nella successiva e un aumento in quella dopo, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Quindi andremo a fare così: 2 maglie basse e un aumento per tutto il giro, per un totale di 16 maglie basse. Proseguiamo col quinto giro e questa volta faremo 3 maglie basse nelle 3 maglie sottostanti, quindi una maglia bassa per ogni maglia bassa sottostante e un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia di base. Continueremo a fare così per tutto il giro, 3 maglie basse e un aumento per un totale di 20 maglie basse. Passiamo al sesto giro e andiamo a fare 3 maglie basse nelle 3 maglie successive, quindi una maglia bassa sopra ogni maglia bassa di base, quindi ne facciamo 3 e poi incominciamo con le diminuzioni, quindi andiamo a fare una diminuzione prendendo le 2 maglie e chiudendole con una maglia bassa. Ripetiamo così per tutto il giro, facendo 3 maglie basse e una diminuzione. Arriveremo ad avere 16 maglie basse. Passiamo a fare l'ultimo giro. Questa volta faremo una maglia bassa nella maglia sottostante, nella successiva un'altra maglia bassa e nella successiva una diminuzione. Quindi andremo a fare 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro, per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro con 12 maglie basse, andiamo a tagliare un po' di filo in maniera tale da poter cucire l'orecchio successivamente. Sfiliamo l'uncinetto e facciamo lo stesso lavoro per un secondo orecchio. Abbiamo fatto 2 orecchie. Vi consiglio di non imbottire queste orecchie in quanto l'effetto che vorremmo dare è questo, quindi non è necessario imbottirle. Passiamo adesso a fare le ali. Per fare le ali andiamo a fare il nostro cappietto e facciamo 18 catenelle. Facciamo una maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi questa è la prima, questa è la seconda. Andiamo a fare una maglia bassa, andiamo a fare 7 maglie basse nelle 7 catenelle successive, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Adesso dobbiamo saltare 2 catenelle, quindi 1 e 2, andiamo nella terza e facciamo altre 7 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In questa maniera abbiamo formato una specie di V. Adesso cosa facciamo? Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro e facciamo 7 maglie basse. 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Saltiamo una maglia bassa, ovvero questa. Nella seconda successiva andiamo a fare 6, una maglia bassa e 5 altre maglie basse nelle 5 successive. Quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, abbiamo saltato una, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Adesso giriamo al lavoro senza fare nessuna catenella e facciamo una diminuzione, quindi prendiamo 2 maglie e facciamo una maglia bassa. Adesso andremo a fare 3 maglie basse nelle 3 maglie successive, 1, 2 e 3. Andiamo a saltare una maglia di base e facciamo, quindi andiamo a saltare questa, e nella successiva inizieremo a fare 4 maglie basse nelle 4 maglie basse sottostanti, quindi 1, 2, 3 e 4. Terminiamo il giro con un'altra diminuzione, quindi prendiamo questi due, facciamo una maglia. Abbiamo terminato il giro con 9 maglie totali. Adesso giriamo senza fare la catenella e facciamo un'altra diminuzione. Quindi prendiamo metà di questo punto, metà di questo punto e andiamo a fare una maglia bassa. Adesso faremo 2 maglie basse nelle 2 maglie successive, 1 e 2. Saltiamo una maglia di base, nella successiva andremo a fare una maglia bassa e successivamente andremo a fare un'altra diminuzione. Quindi prendiamo metà di un punto, metà del successivo e andiamo a chiudere facendo una maglia bassa. Ci ritroviamo con 5 maglie basse. Adesso faremo 2 catenelle, faremo poi, ritorniamo nella base del punto, ovvero qui prendiamo sia questo che questo punto, dobbiamo fare un picot. Quindi abbiamo fatto le 2 catenelle, ci ritroviamo questa maglia e questa, entriamo e facciamo una maglia bassissima, quindi usciamo da tutte senza caricare il filo. Giriamo il nostro lavoro, facciamo 2 maglie basse nelle 2 maglie successive, 1 e 2, saltiamo un punto e nel successivo facciamo una maglia bassa. A questo punto facciamo una maglia bassissima all'interno di questo punto, in maniera tale da appiattire un attimino non far sembrare lo scalino, e tagliamo il filo non molto corto perché dobbiamo poi cucire la nostra ala. Questo è il risultato
della prima ala. Adesso facciamo una seconda ala. Una volta fatte le nostre alette, abbiamo tutte le parti del corpo del nostro pipistrello. Quindi cosa andiamo a fare? Incominciamo a cucire le orecchie del nostro pipistrello. Una volta cucite tutte e due le orecchie, questo sarà momentaneamente il risultato, andiamo a fare la cucitura delle nostre alette. Questo è il nostro risultato. Se volete potete inamidare leggermente le ali in maniera tale da tenerle un pochettino più tese. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, condividetelo e se volete iscrivetevi al mio canale per sostenerlo, mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!